Sono Francesco Guarnaccia e sono la persona che ti aiuterà ad imparare a utilizzare il value investing per investire i tuoi soldi. Qualche giorno fa mi sono trovato con un amico, Claudio, il quale, dopo aver visto i video che avevo pubblicato e alcune cose che avevo scritto, mi ha chiesto effettivamente, ma questo cos'è sto value investing? Cioè sei tu che investi per altri, dai consigli su cosa comprare? E gli ho detto no, assolutamente no, niente di tutto questo. Quello che voglio fare è riuscire a trasferire alle persone che sono interessate a gestirsi i propri soldi, a imparare effettivamente il value investing. Il value investing però bisogna capire anche che cos'è. Allora, questo video lo dedico esattamente a questo scopo. Il value investing è una metodologia di investimento che ha uno storico molto ampio, nel senso che è praticamente stato inventato da un grande economista e uomo anche di finanza, una persona che aveva un grandissimo senso pratico e una grande anche mente teorica, il quale ha, prima di tutto, negli anni 20 ha inventato l'analisi finanziaria, è stato il primo a fare, e questo qui è il libro che ha scritto lui, che è Security Analysis, è un bel libro grosso e praticamente questo libro contiene le basi dell'analisi finanziaria moderna. Ok, lui però, come vi ho detto prima, era anche una persona con un estremo senso pratico ed era un investitore. E in effetti, prima della depressione, grande depressione americana, quindi fino al 1929, il suo fondo aveva dei risultati decisamente ottimi, nel senso che riusciva ad avere dei rendimenti che erano dal 5 al 10% superiori a quelli dell'indice Dow Jones. All'epoca esisteva solamente il Dow Jones, ok? Quando avvenne la crisi, l'inizio della crisi, che durò appunto dal 29 al 32 circa, anche in quel periodo lì lui fece molto meglio del Dow Jones, nel senso che il Dow Jones calò dell'80% e lui perdette il 70%, quindi fece il 10% meglio del mercato, ma per lui era comunque una grande perdita. Questa perdita ovviamente segnò molto il pensiero e cominciò a pensare, a escogitare che cosa poteva migliorare per avere dei risultati che fossero anche a prova di una recessione. E da qui appunto nacque il value investing. Ecco, vi metto adesso una slide che fa capire un pochino che cos'è appunto il value investing. È una metodologia che è stata inventata, come vi ho detto, da Benjamin Graham circa nel 1930, è stata poi sviluppata da Warren Buffett e dal suo socio e consigliere Charlie Munger. È utilizzata da molti grandi investitori nel mondo, ma anche da molti piccoli investitori nel mondo. È una metodologia molto con i piedi per terra, molto pragmatica e molto pratica, che adotta la mentalità del buon padre di famiglia. E cosa si fa? Allora, col value investing vengono determinate un massimo di 5 aziende, diciamo, che si conoscono molto bene, si determina qual è il valore che dovrebbe nominale dell'azione che è di quell'azienda e si cerca di comprare le azioni di questa azienda ad un prezzo scontato, diciamo dal 30 al 50%. Quindi questo margine che si chiama anche margine di sicurezza, permette di avere una altissima probabilità di riuscire a realizzare un profitto quando il prezzo diventerà uguale al valore o anche superiore a questo. Detto questo, appunto, Benjamin Graham, quando si trovò
alla fine della Grande Depressione nel 1932 aveva perso il 70%. A quel punto lui pensò come poteva recuperare, dove aveva sbagliato e cercò di imparare dai suoi errori. E quindi definì appunto, andò ancora più in profondità dello studio delle aziende e cominciò a comprare azioni di aziende che avevano un valore di borsa molto inferiore anche al valore degli asset fisici posseduti dall'azienda, cioè non so, dei terreni, dagli edifici, dagli stabilimenti, macchinari. E in quel momento lì, dopo la Grande Depressione, molte aziende si trovavano ad avere una capitalizzazione di borsa, un valore di borsa che era molto inferiore a quello che era il valore intrinseco dell'azienda, cioè il valore degli asset tangibili. E cominciò a comprare quindi azioni di queste aziende di cui conosceva il valore a prezzi molto bassi e le rivendeva appena il prezzo raggiungeva il valore o poco di più. In questa maniera lui nei 5 anni successivi, quindi dal 32 circa al 37, riuscì a recuperare i soldi che aveva perso e cominciò da quel momento a incrementare il suo capitale. Ora, naturalmente, questa teoria che lui espose nel libro, che è questo qui, The Intelligent Investor, è praticamente la base, un po' come se fosse il libro sacro del value investing. Questo libro qui è stato scritto nel 1935 ed è ancora attuale. È ancora attuale. Tra l'altro Benjamin Graham è stato la persona che ha dato anche una connotazione, se vogliamo, umana al mercato. Lui lo chiamava Mr. Market e diceva che Mr. Market è una persona che ha un disturbo bipolare, e cioè alterna momenti di euforia a momenti di depressione. E quindi quando il mercato è impaurito ed è in una situazione appunto di depressione, i prezzi delle azioni vanno giù, come penso tutti abbiamo visto anche per esempio l'anno scorso, nel 2020, quando c'è stata l'esplosione del Covid e le azioni, i mercati sono andati giù fino a un 30%, 30-35%. Il mercato aveva paura e vendeva. In questi momenti il value investor, che ha fatto i suoi studi, ha verificato le sue aziende e le conosce, a questo punto il value investor può sfruttare l'occasione per acquistare e per poi rivendere quando i mercati sono esuberanti, cioè quando il mercato, il Mr. Market, essendo un malato bipolare, la maggior parte delle volte si alterna praticamente tra momenti di depressione, quando ci sono delle crisi finanziarie, quando ci sono delle recessioni, ecco, a momenti di grande esuberanza, come quello che è proprio di questi giorni, in cui le borse sono ai massimi storici e tutti cercano di mettere le mani, di riuscire a prendere il momento favorevole e di realizzare dei profitti. In questi momenti il value investor normalmente vendono. Ecco. Quindi la sostanza, proprio la sintesi è comprare a 5 quello che vale 10. Questo è il value investing. Ed è una cosa molto simile a quella che sia il modo con cui potremmo, per esempio, approcciarci all'acquisto di una casa, per esempio. Cercheremo una casa che abbia determinate caratteristiche in una determinata zona della città, ci informiamo su quali sono i prezzi al metro quadro che sono caratteristici di quella piazza e cerchiamo di comprarlo possibilmente a un prezzo inferiore, così riusciamo ad avere
un vantaggio e a fare un affare. Questa è un pochino la mentalità del value investing. Per cui nelle prossime settimane ti proporrò dell'altro materiale e spero che quello che ti sto raccontando che in queste giornate ti sia di interesse. Fammi anche, se mi puoi anche fare un feedback, volentieri lo leggerò. Per me è molto importante anche capire di riuscire a stabilire appunto un collegamento con chi mi ascolta. Per il momento ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.